Benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere come ottenere delle fotografie straordinarie alla Luna utilizzando la fotocamera Bridge Nikon P1000. Si tratta di una fotocamera con un elevato valore di zoom, pari a 3000 mm equivalenti. È stata recentemente sostituita dalla Nikon P1100, che è praticamente la stessa macchina. Se volete ottenere delle foto straordinarie come quelle che avete visto nell'intro, scordatevi di utilizzare la modalità Luna prevista su questa macchina che vi agevola nella fotografia di questo soggetto. Per ottenere delle immagini straordinarie come queste dovete necessariamente utilizzare la macchina in modalità manuale e procedere successivamente con una pesante elaborazione al computer. Si tratta di utilizzare la tecnica dello stacking, ovvero quello di acquisire sul campo tre tipologie di fotografia, i light, i flat e i dark, e successivamente elaborarli al computer con programmi dedicati. Quindi, come sarà strutturato il tutorial? Nella prima parte vi faccio vedere sul campo qual è il mio setup e andremo ad acquisire insieme le fotografie lunari. Successivamente torneremo qui in studio e andremo a elaborare prima con il software AstroSurface gli scatti e successivamente andremo a rifinire con Photoshop il tutto. E poi rimanete fino alla fine perché vi farò vedere come ottenere la cosiddetta luna minerale. Il tutorial è abbastanza lungo, quindi mettetevi comodi e iniziamo. Alcune raccomandazioni fondamentali circa il setup della macchina. La prima cosa è il telecomando di scatto. Ho dotato la macchina di un telecomando di scatto remoto che mi permette di andare a scattare le varie fotografie senza andare a toccare la macchina, in modo tale da ridurre al minimo le vibrazioni. In secondo luogo, sul menu della macchina sono andato a selezionare la riduzione delle vibrazioni. La Nikon P1000 ci permette di scattare delle fotografie utilizzando una modalità di scatto con la riduzione delle vibrazioni. Sono andato a selezionare la modalità standard. Essendo la macchina sul cavalletto, in teoria le vibrazioni dovrebbero essere ridotte al minimo. Per ridurre ulteriormente questa possibilità ho selezionato la modalità standard di riduzione delle vibrazioni. Poi, per quanto riguarda la messa a fuoco, qui ci sono diverse scuole di pensiero. Si può utilizzare la messa a fuoco manuale che si va a selezionare ruotando questa ghiera, oppure la messa a fuoco automatica. Io preferisco la messa a fuoco automatica. Vado a fare lo zoom massimo possibile sulla Luna, quindi a 3000 mm equivalenti, posiziono la Luna al centro del cursore e dopodiché vado a attivare l'autofocus. Semplicemente metto a fuoco con l'autofocus e dopodiché vado a ruotare la ghiera di messa a fuoco su manuale. In questo modo vado a memorizzare la messa a fuoco selezionata automaticamente dalla macchina e da quel momento in poi non la cambierò mai più. Per quanto riguarda, come state vedendo, la possibilità di vedere meglio la Luna mentre la si va a fotografare, ho dotato la macchina di uno schermo secondario, quindi in questo caso uno smartphone collegato tramite presa HDMI alla macchina fotografica. In questo modo vado a vedere meglio quello che sto riprendendo e posso anche registrare lo schermo. Per quanto riguarda un'altra cosa molto importante sono gli ISO. Siccome gli ISO possono essere selezionati a bordo macchina attraverso il menu, cosa ho fatto? Sono andato all'interno del menu e sono andato subito sulla sensibilità ISO. In questo caso la selezionerò pari a 200 e la lascerò lì. In questo modo ogni volta che entrerò nel menu avrò già selezionata quella voce lì, quindi se ho bisogno di modificare gli ISO non dovrò diventare matto, so già che entrando nel menu, avendo lasciato il menu in quella posizione lì, automaticamente troverò gli ISO. Altri accorgimenti importanti per quanto riguarda la fotografia della Luna: cercare di fotografare la Luna in una serata più limpida possibile, con la minore umidità possibile, e cercare di fotografare la Luna quando è bella alta nel cielo, perché in questo modo abbiamo che la macchina fotografica deve riprendere una Luna su una lunghezza che non comprende molta atmosfera, perché se fotografiamo la Luna bassa nel cielo prima di arrivare alla luce lunare dobbiamo attraversare tutta l'atmosfera e quindi questo intorbidirà la nostra fotografia. Quindi cercate di fotografare la Luna quando è ancora alta nel cielo. Adesso siamo pronti per vedere sul campo come andrò a scattare, come ho già detto, gli scatti light, gli scatti dark e gli scatti flat. Quindi iniziamo subito. Vado a posizionare al centro del frame la Luna. Adesso ho la macchina che non è del tutto fuori, quindi non è allo zoom massimo, la vado a posizionare proprio al centro. Dopodiché comincio a fare zoom. Ecco, qua sono al massimo zoom possibile, 3000 mm equivalenti. Adesso vado a attivare la messa a fuoco automatica, metto a fuoco
vedete che è verde, quindi vuol dire che sono andato a mettere a fuoco perfettamente tramite l'autofocus. Adesso toglierò la messa a fuoco automatica, vado in messa a fuoco manuale. La macchina va a cercare il fuoco manuale, ma io non glielo voglio dare perché l'ho già messa a fuoco automaticamente. Quindi sono pronto a scattare. Per quanto riguarda i parametri di scatto non abbiamo molta scelta, in quanto il diaframma è al massimo f8.0, in quanto a 3000 mm equivalenti è il minimo che posso impostare, non posso impostare diversamente, non ho molta possibilità di scelta e comunque è meglio scegliere un diaframma abbastanza chiuso. Per quanto riguarda il ISO ho scelto ISO 200 e tempo di scatto un sessantesimo. Ricordiamoci che la luna è illuminata dal sole, quindi di fatto dobbiamo utilizzare un triangolo dell'esposizione come se stessimo fotografando una scena diurna in sostanza. Cosa vado a fare adesso? Vado a cercare di centrare la luna all'interno del frame. Quando sono con la luna all'interno del frame posso cominciare a scattare. Eccola qui, non preoccupatevi anche se la luna è molto chiara nella fase di scatto, però con i parametri che abbiamo impostato verrà sicuramente con l'esposizione corretta. Ovviamente ogni volta che la luna esce dal frame bisogna spostare un attimo il cavalletto e riprendere la fotografia. Adesso sono riuscito a posizionare la luna all'interno del frame, passerà all'interno dell'obiettivo e potrò fare una serie di scatti. Quindi l'obiettivo è fare una decina di scatti e inizio a farli. Questi sono i cosiddetti scatti light. Adesso man mano che la luna si allontana dal centro diventerà sempre più luminosa, però comunque l'esposizione finale nella fotografia finale sarà corretta. Ovviamente adesso sta uscendo di nuovo dal frame, per cui devo cercare di ricentrarla. Eccola là di nuovo, quindi quando la vedo all'interno del frame continuo a scattare. Bene, ho eseguito 13 scatti, adesso vado a vedere se questi scatti vanno bene, soprattutto per quanto riguarda la messa a fuoco. Quindi apro la cartella delle fotografie e ho scattato 13 foto, come si può vedere. Adesso faccio un po' di zoom digitale sulle immagini che sono andato a scattare e vado a vedere che siano venute abbastanza bene e vedo che sono veramente messe a fuoco bene e anche si vedono parecchi dettagli. Come vedete adesso io ho 13 fotografie in formato RAW e quindi questo è molto importante, non l'ho detto prima, le foto devono essere scattate rigorosamente in formato RAW. Come vedete adesso ho selezionata la modalità RAW più fine. Ovviamente negli vari scatti abbiamo che la luna non si trova nella stessa posizione, però poi ci penseremo col software di elaborazione grafica a fare uno stacking che ci permetta di sovrapporre tutti i vari frame in modo da ottenere una luna con un maggior dettaglio. Questo per avere un maggior dettaglio rispetto a quello che si potrebbe ottenere con uno scatto singolo. Adesso per avere ancora più dettaglio, per avere una foto ancora più precisa, quello che si può fare è andare a scattare, come abbiamo detto prima, i file di tipo dark e i file di tipo flat. I file di tipo dark sono delle fotografie completamente scure che vanno a registrare le informazioni di rumore della fotocamera. Queste informazioni di rumore poi nel programma di stacking che utilizzeremo in post produzione ci permetterà di eliminare il rumore dalle fotografie e di ottenere delle immagini completamente dettagliate. In seguito andremo a fare anche gli scatti di tipo flat. Gli scatti di tipo flat invece vanno a memorizzare le informazioni di vignettatura e di sporcizia sul sensore. Ovviamente anche quelli sono dei difetti che verranno eliminati in post produzione. Conoscendo questa informazione possiamo eliminarli. Solitamente si fa un numero dispari di dark, io ne faccio 3. Poi invece per quanto riguarda i flat devono essere in un minimo di 5 volte il numero di dark, quindi se scatto 3
dark dovrò fare al minimo 15 flat. Andiamo a vedere come vanno scattati i dark. I dark vanno scattati con la stessa lunghezza focale utilizzata per gli scatti di tipo light, con le stesse impostazioni di scatto, semplicemente andando a posizionare il tappo sull'obiettivo. Quindi adesso andrò a posizionare il tappo sull'obiettivo, torno alla modalità foto, ovviamente vedrò tutto nero, e vado a fare con le stesse impostazioni di macchina, quindi stesso ISO, stesso tempo, stesso diaframma, stessa messa a fuoco, stessa lunghezza focale, vado a fare scatti di tipo dark e ne faccio 3. 1, 2, 3. Per quanto riguarda invece i flat vanno realizzati utilizzando un'immagine completamente bianca. Io di solito uso un tablet, posiziono un tablet davanti all'obiettivo con un'immagine completamente bianca e vado a scattare 15 light con la stessa lunghezza focale, la stessa messa a fuoco utilizzata per i light, però vado a modificare il triangolo dell'esposizione in modo tale che quel file di tipo flat risulti esposto correttamente. Eccoci col tablet, quindi lo vado a posizionare davanti, ovviamente devo togliere il tappo dall'obiettivo, se no vedo comunque tutto scuro. Posiziono il tablet di fronte. Come vedete, l'esposizione, vediamo com'è l'esposizione. L'esposizione posso aggiustarla utilizzando l'istogramma e vedo che il picco è un po' troppo a sinistra, oppure utilizzando l'esposimetro e vedo che il cursore è tutto in basso, quindi devo andare a modificare sostanzialmente i tempi oppure l'ISO, in quanto il diaframma non lo posso toccare. In questo caso andrò a modificare l'ISO, quindi entro nel menu, so già di avere l'ISO selezionato, quindi lo posso andare a modificare in diretta, vado ad alzarlo, proviamo a mettere 1600. A 1600 vedete che è un po' troppo esposta l'immagine, quindi vado a abbassare un pochino. Proviamo a mettere 800 e siamo giusti. Vedete che l'esposimetro è al centro e l'istogramma è esattamente al centro. Quindi, tenendo il tablet in mano, sempre col telecomando di scatto, vado ad eseguire una quindicina di file di tipo flat che vanno a memorizzare le informazioni di difettosità in sostanza del sensore, vignettatura, sporcizia e via dicendo. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bene, adesso con questi file, quindi i file di tipo light che sono 13, i file di tipo dark che sono 3 e i file di tipo flat che sono 15, andrò in studio e con i vari programmi di post produzione andrò a realizzare un'immagine molto dettagliata della superficie lunare in questa serata. Ci vediamo in studio. Per elaborare le fotografie che abbiamo appena scattato con la Nikon P1000 andremo a utilizzare due software. Il primo è gratuito, vi lascio il link in descrizione per poterlo scaricare. È un software che si chiama Astrosurface, appositamente indicato per l'elaborazione delle immagini planetarie. Il secondo lo conoscete ben tutti, è Adobe Photoshop. Ci permetterà di rifinire in maniera dettagliata l'immagine finale. Purtroppo, come ben sapete, Photoshop è un programma a pagamento, per cui se non avete un'attività per quale vale la pena andare a pagare l'abbonamento annuale, vi consiglio una valida alternativa che vi permetterà di utilizzare versioni di Photoshop anche abbastanza recenti a pochi euro all'anno. Vi lascio sempre il link in descrizione. Io ad esempio ho la versione di Adobe Photoshop 2023 con una licenza ricondizionata per una durata di un anno che costa solo 30 euro. Adesso andiamo nel desktop e andiamo a vedere come organizzare i nostri file per poter effettuare un'elaborazione altamente efficiente della nostra immagine della Luna. Vi consiglio di organizzare le fotografie in 3 cartelle, la cartella Lark, la cartella Flat e la cartella Light. Quindi, se andiamo
nella cartella che ho già creato, vedete come io sono andato a mettere all'interno di queste tre cartelle, Flat, Dark e Light, i file che abbiamo scattato con la Nikon B1000. Ho creato anche altre tre cartelle, le cartelle TIFF, semplicemente perché il primo software che utilizzeremo, quindi Astro Surface, non ci permette di andare a aprire i file generati purtroppo dalla Nikon P1000. Il software sarebbe anche in grado di aprire i file di tipo RAW, ma non quelli della P1000 che ha un formato particolare. Quindi il primo passaggio da fare sarà in Photoshop, cioè andare a convertire i file di tipo NRV prodotti dalla Nikon P1000 in file di tipo TIFF, ovviamente non compressi. Ecco, non fate l'errore ovviamente di salvare il file in JPEG, perché il file JPEG è un formato a perdere, compresso, che quindi non vi permette di recuperare poi tutti i dettagli che avete fotografato della Luna. Quindi vi faccio vedere come fare la conversione dei file di tipo NRV della Nikon P1000 in file di tipo TIFF. Io l'ho già fatto sia per i file dark che per i file flat. Vi faccio vedere, ho appositamente lasciato indietro, come farlo per i file di tipo light. Quindi apriamo Photoshop e andiamo su File, Apri. Andiamo a prenderci praticamente la cartella che noi abbiamo appositamente organizzato con i file di tipo light, che sono 13, ricordo. Ovviamente per ottenere maggiori dettagli bisognerebbe avere scattato molti più file, o in questo tutorial, anche per velocizzare le operazioni, ho scattato solo 13 immagini. Andiamo ad aprirle tutte insieme, quindi le selezioniamo tutte e le apriamo. Essendo file di tipo RAW, Photoshop li riconosce come negativi digitali, quindi aprirà camera RAW. Noi in camera RAW non dobbiamo fare nessuna elaborazione, quindi andiamo semplicemente a selezionare tutti i file con il tasto sinistro, con il tasto destro sulla prima miniatura, andiamo a fare seleziona tutto. Selezioniamo tutti i file e apriamo. Camera RAW adesso aprirà in Photoshop tutte e 13 le immagini e noi ovviamente dovremo aspettare il caricamento. Ciò dipende anche dal computer che avete, più il computer è veloce, più il caricamento sarà veloce, e vi consiglio anche di lavorare, se ce l'avete, allo stato solido, che è molto più veloce di così. La successiva operazione è quella di salvare in maniera automatizzata le immagini in formato TIFF. Quindi non andate a fare file salva con nome e salvare a una tutte le immagini, ma semplicemente utilizzate un automatismo messo a disposizione da Photoshop che ci permetterà di salvare tutte le immagini in sequenza. Quindi anche qui in questa fase in Photoshop non andiamo a fare nessuna elaborazione di alcun tipo, ma semplicemente andiamo su File, Script, Elaboratore di immagini. Si aprirà questo menu dove voi dovrete in 4 passi andare a specificare quello che volete fare. Io voglio usare le immagini aperte, quindi andate a spuntare usa immagini aperte. Poi potete selezionare la cartella, quindi punto 2, io vado a selezionare la cartella Light TIFF che sono andato già a creare. Dopodiché andrò a specificare il tipo di file. Io voglio un file di tipo TIFF che è assolutamente non compresso, senza compressione, quindi lascio selezionato file TIFF, non voglio JPEG, non voglio PSD. Come preferenze includo il profilo ICC e vado ad eseguire. Adesso anche qui il computer andrà a salvare tutte le 13 immagini in quella cartella là e dobbiamo ovviamente aspettare. Bene, una volta che le immagini sono salvate, ve ne accorgete perché Photoshop smette di girare, andiamo su File, chiudi tutto, applica tutto, no, quindi non andiamo assolutamente a salvare le immagini. Tiriamo giù Photoshop, andiamo nella nostra cartella, creerà la cartella Light TIFF e successivamente TIFF, quindi la cartella TIFF la apriamo. Andiamo a selezionare le 13 immagini, facciamo CTRL X e la spostiamo di livello e cancelliamo pure la cartella TIFF che lui crea in automatico e invece la teniamo dentro le nostre foto nella cartella Light TIFF. Ora abbiamo tutte le foto generate, sia le foto di tipo Light, Dark e Flat,
in formato TIFF, quindi è un formato che il nostro software Astrosurface ci permetterà di elaborare. Quindi apriamo Astrosurface. Astrosurface è questo software qui, completamente gratuito. Io sto utilizzando la versione del 15 febbraio 2025, quindi abbastanza recente. Come è fatto Astrosurface? Abbiamo l'interfaccia suddivisa in una parte dove potete giocare con le immagini che andate a visualizzare, quindi qui abbiamo i cursori per andare a fare lo zoom e scorrere tra le immagini che abbiamo caricato, e poi abbiamo questo cruscotto dove potete selezionare le funzioni per andare a migliorare soprattutto i dettagli della vostra immagine planetaria. Di solito questo software si utilizza con video, ok? Quindi io ho un video che ho girato magari alla Luna. Questo video contiene una marea di fotogrammi, perché pensate solo, in un secondo ci possono essere dai 25, ai 30, ai 60 fotogrammi, e quindi se già faccio un video di un minuto ho un sacco di fotogrammi che io potrei utilizzare per andare a fare uno stacking molto più numeroso, con molte più fotografie alla nostra Luna, e ottenere dei dettagli elevati. Io invece preferisco utilizzare un'altra strada. Come abbiamo già visto, non abbiamo fatto un video, abbiamo fatto una serie di fotografie in formato RAW, e il formato RAW è il formato che contiene più informazioni di tutte, quindi andrò a scattare meno fotografie rispetto a un video, che un video fa un sacco di fotogrammi, però queste fotografie intanto avranno una risoluzione maggiore, perché il video è al massimo una risoluzione di 4K, quindi sono 8 megapixel, invece con la fotografia la P1000 può arrivare anche a 16 megapixel, e soprattutto in formato RAW. Il video non è in formato RAW, quindi il numero di informazioni, di dettagli che io ricavo dalle fotografie è molto più elevato, e quindi ad esempio può essere utile se io voglio ricavare una luna minerale, quindi con i colori blu e rossi a seconda delle zone che sono andato a fotografare. Di conseguenza questo è il mio approccio, è la mia strada. Quindi cosa vado a fare adesso? Vado intanto a registrare le immagini tipo dark e le immagini tipo flat, in modo da andare a fare un offset poi di correzione sulle immagini light e andare a eliminare le imperfezioni sia di rumore sia di difettosità del sensore, come ad esempio la vignettatura. Come possiamo fare per creare il dark? Andiamo su Offset Dark e andiamo a selezionare la voce Make a Dark. Qui si aprirà questo sottomenu dove noi andiamo a aprire o un video completamente scuro oppure dei file di tipo immagine. Quindi noi adesso andiamo a dare Open Files. Andiamo in cerca della cartella dove abbiamo posizionato i dark TIFF e selezioniamo così con il mouse, tenendo premuto, tutta la sequenza. Ci dirà ho trovato 3 file, apriamoli? Sì, li apriamo. Verrà fuori questo sottomenu, noi qui semplicemente diamo ok. Adesso abbiamo le 3 fotografie di tipo dark caricate e le vediamo anche qui, quindi sulla grande area che troviamo sotto il cruscotto abbiamo le anteprime delle immagini, e noi con i cursori qua possiamo anche fare zoom oppure scorrere tra una foto e l'altra. Adesso quello che dobbiamo fare è creare il master dark, cioè quell'immagine che mette insieme le 3 file di tipo dark che abbiamo creato, e ne crea una sola che contiene le informazioni di tutte e 3 mediate. Io qui semplicemente lascio tutto com'è e vado solamente a cambiare il formato della nostra immagine dark e do un formato TIFF sempre non compresso, e dopo vado a fare calculate. Cosa andrà a fare lui? Andrà a fare la media delle 3 immagini tipo dark e ci restituirà un'immagine master che noi utilizzeremo poi per correggere la fotografia alla Luna. Noi qua anche possiamo vedere lo stato di avanzamento delle operazioni, quindi vediamo che abbiamo caricato un'immagine di 4600 pixel per 3400, quindi da 16 megapixel a 16 bit, quindi un'immagine con molte informazioni. Sono state processate 3 immagini e il dark è stato eseguito, dark done, come vediamo qui. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a fare la stessa cosa con le immagini di tipo flat, quindi andiamo a chiudere semplicemente tutte le immagini facendo files close. Adesso non abbiamo nemmeno un'immagine caricata, andiamo a creare un flat, make a flat, lasciando sempre le stesse medesime impostazioni. Carichiamo i file di tipo flat, quindi Open Files, saliamo di cartella, andiamo a prendere i flat, selezioniamo tutti i flat, Open Sequence, 15 file selezionati, li apriamo.
diamo ok, ecco in anteprima uno dei 15 file di tipo flat. Lascio tutto com'è, quindi non vado assolutamente a modificare le impostazioni, vado solo a modificare il formato, ovviamente sempre in formato TIFF. Lui salverà l'immagine master flat all'interno della stessa cartella entro cui si trovano i 15 file di tipo flat originali. Ora vado a dare calculate, essendo che le immagini sono molte ci metterà diverso tempo, ma tutto dipende sempre dalla potenza del vostro PC e se usate o meno un disco di tipo allo stato solido. Vado a dare calculate. Ecco, come vedete adesso l'immagine master flat è stata generata, lo potete vedere anche qui in alto. Ok, flat done, save to disk and loaded, e sono state utilizzate tutte e 15 le immagini. Quindi adesso andiamo a chiudere tutti i file di tipo flat con close e adesso è arrivato il momento di andare a caricare i file di tipo light. Quindi per caricare i file di tipo light andiamo direttamente sulla voce 3, Analyze Register, e andiamo a fare la seconda selezione, quindi Multi-Star Rotation, perché di fatto noi abbiamo 13 immagini della Luna che però non si trovano nella stessa posizione, perché appunto scattando non siamo riusciti a posizionarla sempre all'interno della stessa posizione. Quindi noi dovremo fare uno stacking in cui il software andrà a cercare di sovrapporre in maniera automatica, cercando dei riferimenti, tutte e 13 le immagini. Quindi dobbiamo dare Multi-Star Rotation. Ovviamente non abbiamo caricato alcun file, quindi dobbiamo caricare i file. E come vedete si apre questa sotto finestra dove possiamo caricare o un video o possiamo caricare dei file. Noi non abbiamo un video, come detto, perché vogliamo usare i file di tipo RAW, quindi Open File. Andiamo su di cartella, andiamo sui light, selezioniamo tutti e 13 i light, andiamo Open Sequence. 13 file selezionati, apriamo la sequenza. Come vedete l'anteprima è aperta e sarà l'anteprima del primo file che siamo andati ad aprire, ma in realtà sotto ci sono tutti gli altri 13 e possiamo vederlo perché attraverso il player che abbiamo qui possiamo scorrere avanti e indietro le immagini. Quindi diamo pure ok qui e possiamo vedere che ci sono le 13 immagini. Facendo next image vedete che ci sono le 13 immagini, anche scritto qui in alto, e Astrosurface vi comunica che i 13 file sono stati caricati. Adesso è arrivato il momento di andare a caricare gli offset di tipo dark e di tipo light master che sono nelle cartelle che abbiamo generato prima. Quindi carichiamo il master dark andandolo a selezionare dalla cartella dark TIFF. Selezioniamo, come vediamo si è creato un ulteriore file, il quarto, del master dark. Lo selezioniamo, facciamo apri. Carichiamo anche il flat, andiamo sulla cartella flat TIFF, ci sarà il master flat. Carichiamo anche questa. L'aspetto è già cambiato, se adesso nel video non si noterà, ma io l'ho visto. Caricando i file di tipo correttivo, dark e flat, l'immagine è già cambiata. Adesso andiamo a leggere qui cosa ci propone la finestra di dialogo per l'allineamento delle 13 immagini della Luna. Funziona così Astrosurface, vi guida nella creazione della vostra immagine finale. Se vedete qui ci sono delle caselle numerate 1, 2, 3, 4, basta seguire questa sequenza e impostare i parametri all'interno di questa sequenza. Nella prima casella c'è il metodo di allineamento. Io utilizzo Global Alignment. Ovviamente siccome le immagini non sono nella stessa posizione il software le dovrà riallineare e quindi io utilizzo come metodo di allineamento il Global, quindi utilizzerà un sistema automatico di individuazione di alcuni dettagli che sono comuni alle 13 immagini e tenterà di allineare le 13 immagini. Può essere che nel processo di allineamento alcune immagini vengano scartate, vedremo poi se sarà questo il caso nelle 13 immagini che abbiamo. Nella seconda casella andremo a schiacciare questo pulsante, lui andrà a fare la ricerca dei punti di dettaglio entro cui poi lui cercherà di fare l'allineamento. Proviamo. Se vedete lui ha cercato di trovare dei dettagli sulla Luna che poi utilizzerà come riferimento per andare a allineare le 13 immagini e sono questa serie di vettori che lui colora con questo colore fucsia.
Nel punto 3 andremo a decidere il metodo di stacking, cioè di sovrapposizione delle 13 immagini. Qui dovete un po' provare, io ho provato sia il median sia il sigma clipping. Ovviamente se il risultato non vi piace dovete fare diversi tentativi e vedere quello che più vi piace. Io utilizzo per adesso il median. All'interno di questa terza casella si sceglie anche il formato di output. Io utilizzo il formato originale, quindi come il video, in questo caso non è un video ma sono immagini, quindi stessa risoluzione di 16 megapixel. Poi register and stack. Output format. Io utilizzo il formato TIFF. Mi porto il formato TIFF fino alla fine, fino a quando non arriverò in Photoshop a elaborare l'immagine finale. Quindi formato TIFF e andiamo a dare process. Col tasto process lui elaborerà le 13 immagini, le studierà e tenterà di allinearle. Quindi anche qua ci vorrà un po' di tempo. Via! Vi ricordo che lui andrà a scrivere tutto ciò che sta facendo qui e sopra nel menu dei messaggi. Se qualcosa non va ve lo dice. Fino adesso ha registrato 5 immagini e dice di aspettare. Qui sotto abbiamo la barra di avanzamento in giallo, quindi fino a quando non arriviamo alla fine non abbiamo finito il processo. Come dicevo, può essere che qualche immagine non venga utilizzata. Ecco, ed è proprio questo il caso. Vedete, sono state registrate 13 immagini, ma su alcune immagini non sono state trovate dei riferimenti validi per poter fare uno stacking. Quindi di 13 immagini ne sono state usate 5. Quindi una buona regola è scattare molte fotografie, perché può essere che il software non sia in grado di allinearle. Quindi adesso noi ci accontentiamo e andiamo avanti con l'immagine che abbiamo ottenuto, quindi la sovrapposizione di 5 immagini tipo light sulle 13 che abbiamo eseguito con i file di tipo master flat e master dark. Qui adesso mi arriva questa seconda finestra di dialogo, si apre contemporaneamente a quella precedente, che mi chiede di o aprire il file, quindi me lo aprirà nel browser di Windows, oppure di editarlo. Quindi questo file qua lo troveremo all'interno della cartella che abbiamo generato dove abbiamo organizzato tutti i nostri file. Quindi se andiamo sul desktop e andiamo nella cartella tutorial Luna, lo troveremo questo file di tipo TIFF elaborato all'interno della cartella Align Daylight TIFF. Eccolo qui. Questa è la nostra immagine di tipo TIFF della Luna che abbiamo appena elaborato come sovrapposizione di 5 immagini, purtroppo su 13, con i file di tipo flat e i file di tipo dark. Non abbiamo ancora finito, la strada è abbastanza lunga prima di arrivare alla fine. Se notate la luna non è, sì, è messa a fuoco, però non è dettagliata. Se vedete non è abbastanza nitida, si possono tirar fuori più dettagli. Quindi cosa andiamo a fare adesso? Chiudiamo pure qui la cartella, andiamo a dare edit. Se facciamo edit, lui mi chiederà di chiudere tutte le 13 immagini che abbiamo caricato precedentemente, su cui ha fatto l'elaborazione, e caricherà l'unica immagine generale finale che abbiamo appena creato. Quindi diamo yes. Ecco, chiudiamo pure qua. Adesso AstroSurface si è aperto nella modalità modifica, quindi adesso la nostra immagine, che è stata ottenuta mediante la sovrapposizione di 5 di tipo light più i flat più i dark, quindi corretta, è pronta per essere elaborata. E qui potete già fare degli aggiustamenti e nel cruscotto qui in alto a destra potete giocare con diverse cose, cioè AstroSurface vi permette di correggere tante cose. Io però li utilizzo solo per cercare di tirar fuori più dettaglio possibile senza creare artefatti e rumore strano prima di prendere l'immagine e andare in Photoshop a fare i ritocchi finali, soprattutto di colore. Quindi qui i ritocchi di colore si potrebbero fare come ad esempio il bilanciamento del bianco, l'esposizione, però non utilizzo i comandi di AstroSurface per fare ciò. Comunque li possiamo anche vedere.
Qui nel pannello Adjust abbiamo Rotate, Crop, Resize, quindi potete tagliare, ruotare l'immagine, potete passare anche a bit diversi. In questo caso sto già usando la profondità massima di bit, che è possibile per l'immagine che abbiamo elaborato. Poi Resize, Levels, con Levels potete andare, vedete, a diminuire, aumentare i contrasti, però io in questo caso non andrò a utilizzare questi comandi. Il punto di bianco, il punto di nero, il gamma, l'offset, vedete tutte queste cose qua che, ecco, una cosa che può essere interessante è che certi di questi comandi richiedono l'uso della ROI, che è un'area di interesse, cioè lui va a fare un'elaborazione, una preelaborazione dell'immagine su una porzione ridotta della fotografia, non su tutta. Quindi certi comandi funzionano con la ROI. Vediamo, la ROI vi obbliga a selezionare un'area della vostra luna e se vedete lui va a fare un'anteprima, che potete andare a accendere e spegnere col tasto preview, solo su quell'area. Quindi ad esempio vedete, se io adesso do un po' di gain mi va a aumentare la luminosità o il contrasto. Io questi comandi preferisco non utilizzarli qua, quindi adesso do cancel. HDR, quindi anche qui potete andare a modificare sempre i parametri di colore, saturazione, intensità relativamente sempre, in questo caso, Light Dynamic Range, utilizzando sempre il ROI. Quindi potete giocare un po' con tutti questi comandi che poi volendo si ritrovano in Photoshop, quindi io preferisco utilizzarli in Photoshop. Mi concentro invece di più su questi qua rossi, che mi permettono di andare a aumentare i dettagli lunari. Quindi prima di utilizzarli vado a fare un po' di zoom con il tasto più, in modo da andare a vedere le zone della luna su cui magari posso concentrarmi a fare l'elaborazione. Io utilizzo in particolar modo il Wavelets e il Sharpen. Vado a fare prima uno poi l'altro e anche qui sta un po' a voi, dovete un po' giocare con i parametri che permettono di aumentare il dettaglio della luna, cercando di aumentare la nitidezza senza però introdurre artefatti rumore. Quindi io utilizzo Wavelets. Il Wavelets vi obbliga a usare un ROI, quindi dovete cercare di fare un po' di zoom come ho già fatto e dovete andare a selezionare un'area della luna che per voi è significativa, su cui fare una prima elaborazione, una prima anteprima dell'elaborazione. Quindi ad esempio vado a selezionare, ma sì, andiamo a selezionare questa zona qua. Come vedete già cambia senza fare niente, lui ha già elaborato con i parametri che ci sono di default qui nella finestra. Se io vado ad eliminare il preview vedete che cambia la situazione. Cosa posso fare? O vado ad aggiustare manualmente tutti questi parametri, sono veramente tanti, oppure posso utilizzare i presets. I presets che sono memorizzati in queste 12 caselline. Quindi dovete provare, ad esempio questo è il preset H1, fate un preview e un non preview e vedete cosa cambia. Questo è un M1 e questo è un L1 e vedete che a livello di alto medio basso e vedete che appunto cambia la situazione. Poi andando verso il 2 cambia sempre di più, si fa sempre più dettagliato, però se vedete vengono introdotte anche degli artefatti che sono proprio desiderabili. Quindi dovete cercare di combinare quella che più vi aggrada. Io ad esempio in questo caso andrò a mettere, vediamo, un M1. Un M1 potrebbe già essere sufficiente. Potete giocare poi con il Noise Artifact Prefilter, quindi se aumentate troppo il dettaglio e questo introduce degli artefatti e del rumore, potete provare con questo cursore giallo ad abbassarlo. Non dovete esagerare perché sennò l'immagine viene troppo artefatta. Quindi ad esempio se io vado a mettere un L1 che dettaglia molto, potrei però provare a alzare il cursore del Noise Artifact. Proviamo con un'anteprima, vedete che già cambia la situazione, potrebbe anche andarmi bene. Nel momento in cui vedete che può andarvi bene, tutta questa elaborazione che lui ha fatto sull'area di interesse la potete estendere all'immagine completa dando Do All. Dando Do All lui estenderà
l'elaborazione fatta sul ROI a tutta l'immagine. Ecco il risultato. Diciamo che è abbastanza gradevole. Volendo si potrebbe far di meglio, dovete appunto giocare con i parametri. Quindi diamo pure ok e lasciamola così. Un'altra operazione che vado a fare è un sharpen, che vuol dire sempre aumento del dettaglio. Anche qui vi obbliga a utilizzare un'area di interesse. Utilizziamo ad esempio questa. State attenti a utilizzare l'area di interesse, perché potrebbe essere che il risultato vi piaccia nell'area di interesse ma non vi piaccia nelle altre zone, quindi dovete fare un po' di tentativi. Io ad esempio qua adesso ho cambiato zona di interesse e come vedete cambia ancora, quindi se io faccio un po' di zoom e andiamo a vedere la situazione cambia ancora. Mi sposto un attimo, se io do un preview vedete che i dettagli aumentano e anche qui potete usare i cursori per andare a modificare, diciamo, a vostro piacimento il risultato finale. C'è sempre un cursore di Noise Artifact Prefilter, quindi vi permette di andare a diminuire l'effetto, attenuare l'effetto di disturbo che si crea nel momento in cui andate a cercare di aumentare il dettaglio. Vedete, se io aumento il dettaglio, troppo, qui è veramente troppo. Potete riportare a 0 i cursori schiacciando 0. Dovete un po' giocare, così non è bello. Vedete? Troppo. Potete anche cambiare la dimensione dei pixel sulla quale lui va a calcolare lo sharpening. Dovete fare delle prove. Non è semplice, bisogna provare un sacco di volte, cercando anche magari di confrontare l'immagine che avete ottenuto con immagini che trovate anche sul web di altri che hanno provato o che hanno anche altri strumenti per poterlo fare. Io ad esempio adesso lascio così, do all, estenderò questa modifica a tutta l'immagine. Dobbiamo aspettare ovviamente un pochino perché lui deve fare i calcoli su tutta la fotografia adesso. Bene, quando vedete che non macina più o che comunque tutti i parametri sono stati caricati, lo vedete anche qui nel menu di dialogo di testo qua sopra, diamo ok. Ok, io vi invito a provare, soprattutto questi qua rossi. Potete provare a modificare i parametri su questi pulsanti rossi del cruscotto per andare a aumentare il più possibile il dettaglio della vostra luna, senza però introdurre degli artefatti fastidiosi. Io per adesso mi accontento e vado a salvare l'immagine ulteriormente in formato TIFF, file, e vado a fare Save as Image or RAW, in questo caso image, quindi tutta la fotografia, la vado a salvare nel desktop, la chiamerò, non so, prova finale. E la salvo in formato TIFF obbligatoriamente, in modo che non sia assolutamente compressa. In Astro Surface abbiamo finito, adesso dobbiamo prendere la fotografia così elaborata in formato TIFF finale Astro Surface in Photoshop per andare soprattutto a sistemare i colori e soprattutto fare una cosa che si vede molto fare in giro, ovvero ottenere i cosiddetti colori della luna minerale. Quindi vi farò vedere anche questo adesso. Quindi apriamo Photoshop, facciamo apri, andiamo sul desktop e andiamo a prendere la immagine prova finale. Ok, ovviamente essendo un file di tipo TIFF, lui Photoshop apre direttamente in Photoshop, quindi non in Camera Raw, perché appunto questo non è più un negativo digitale, è già un formato TIFF elaborabile direttamente in Photoshop. La prima cosa che vado a fare io, intanto, è una modifica, una duplicazione dello sfondo, quindi vado a duplicare lo sfondo con CTRL J in modo da avere una copia, casomai dovessi distruggere tutto, sempre la mia copia lì sotto, e vado a fare una prima elaborazione con un filtro Camera Raw, quindi filtro Camera Raw,
Questo cosa ci permette di fare? Ci permette di andare ad aggiustare con i cursori di camera raw, che sono veramente molto potenti e molto utili, e i colori, soprattutto il bilanciamento del bianco, e poi ancora un po' i dettagli, le esposizioni, luci, ombre a nostro piacimento. Quindi la prima cosa che vado a fare, vado a cercare di fare un bilanciamento del bianco più possibile fedele alla realtà. Quindi clicco questo cursore sulla tab colori e ci permette col contagocce di andare a selezionare un'area abbastanza neutra, quindi con un RGB intorno al 130, 140, 150, che poi darà i colori giusti alla luna. Quindi io ad esempio posso andare anche qua sotto dove ho abbastanza bianco, provo a cliccarci sopra. Ecco, e il bilanciamento del bianco può essere che ci sia bisogno di ripeterlo successivamente se vediamo che i colori non sono propriamente fedeli. Quindi proviamo anche ad andare in diverse aree. Io ad esempio adesso sono intorno a RGB 200, proviamo lo stesso e vedo che non succede niente, quindi rimane così. La luna è già cambiata, perché se io vado a tirare via la spunta qui aveva una tendenza al giallognolo, qui diventa già più grigetta, che è un colore più fedele. Ok, cosa posso fare adesso? Posso modificare i cursori dell'esposizione, le luci, le ombre. Se così non mi piace posso cambiarla, ad esempio posso dare un po' più di esposizione, però sto attento perché magari brucio la zona che è abbastanza illuminata, però me ne accorgo quando il cursore, vedete, a destra va sul rosso, però così non mi piace. Alzo solo un po' l'esposizione, ma non esagerando. Magari alzo un po' il contrasto. Bianchi e neri li lascio stare. Posso andare magari sul pannello curva, vado a dare un po' di contrasto ancora attraverso le curve senza esagerare. Vado sul pannello dettagli, provo a aumentare un po' la nitidezza, magari fino a 30, riducendo un po' il disturbo, e poi vado a dare su effetti, provo a dare un po' di chiarezza senza esagerare, diciamo che un 5 va già bene. Ovviamente dovete un po' giocare con i parametri, cercando di non esaltare troppo certe cose, perché si vede altrimenti che è troppo artefatto. La lascio così, vado a dare ok, e andando anche magari a spegnere il livello posso vedere un prima e un dopo. Di per sé l'immagine potrebbe già andare bene così, quindi adesso quello che voglio farvi vedere è farvi vedere il confronto tra questa immagine che abbiamo ottenuto dopo tutta l'elaborazione fatta con Astro Surface, Photoshop e Camera Raw, con una singola immagine che io sono andato a elaborare solamente con Photoshop e Camera Raw, presa dalla cartella Daylight che abbiamo fotografato con la Nikon P1000. Quindi ricordiamoci, noi abbiamo le tre cartelle Light, Flat e Dark. Sono andato a prendermi uno dei singoli light che abbiamo generato con la Nikon P1000, e precisamente il numero 0312. Lo vediamo perché Camera Raw, io ho già fatto lo sviluppo, ci ha prodotto il file XMP con l'impostazione di sviluppo. Adesso ve lo faccio vedere in Photoshop per metterlo a confronto invece con l'immagine super elaborata. Questa è l'immagine super elaborata con Astro Surface, mentre questa è l'immagine singola presa dalla cartella di Light elaborata con Photoshop. Come si vede, l'immagine è molto meno nitida e contrastata. Anche se si prova ad alzare la nitidezza e la chiarezza con Camera Raw, il risultato non raggiungerà mai i livelli dell'immagine che si è ottenuta mediante lo stacking e Astro Surface. Anzi, se si tenta di aumentare la nitidezza e la chiarezza, contemporaneamente aumenta anche il rumore, e soprattutto lo si vede nella zona di mari dove cominciano a comparire tutti i puntini di colore che appunto rappresentano rumore digitale. Se si prova poi a ridurre il rumore con la funzione di Camera Raw, riduci il disturbo, la nitidezza va a svanire, perché appunto la riduzione del rumore mi porta poi a appiattire un po' e a contrastare sempre meno i dettagli. Ecco, quindi ci siamo convinti che fare l'elaborazione con Astro Surface ne vale se vogliamo ottenere un'immagine con elevati dettagli. Quello che si può fare adesso è andare a salvare l'immagine. Vi faccio vedere quindi come andare a salvare l'immagine.
correttamente, soprattutto con le impostazioni di colore giusto, perché ricordiamoci, con Photoshop si lavora in uno spazio colore. Io ad esempio adesso sto lavorando in uno spazio colore Adobe RGB 1998. Cosa bisogna fare? Bisogna essere sicuri di convertire il file in uno spazio colore che poi, se pubblicate sul web, sia appunto compatibile con il web, che al 99% dei casi è l'sRGB. Quindi, terminato lo sviluppo in questo modo, andiamo a fare le fasi di salvataggio. Io adesso vi faccio vedere il salvataggio di questa immagine che non vado ulteriormente a elaborare. Unisco i livelli, ottengo un unico livello. Posso andare a fare un piccolo ridimensionamento, quindi vado su dimensione immagine, la vado un po' a ridimensionare perché adesso abbiamo 4600 pixel per 3456, quindi sono molto alti. Vado un po' a ridurre la risoluzione, la portiamo a 1920 per 1440 proporzionale. Ok, l'ho un po' ridimensionata, quindi così com'è adesso la vado a convertire il profilo colore, quindi vado su modifica, converti in profilo, si aprirà questa finestra. Questa finestra vediamo che il profilo di lavoro che avevo impostato è l'Adobe RGB 1998, che è quello che ci garantisce la possibilità massima di elaborare la nostra fotografia con tutti i colori possibili che esistono nello spazio e nel metodo colore RGB, e lo vado a convertire nel profilo sRGB, che è un profilo colore, uno spazio colore un po' più ristretto, ma sono sicuro che questo è compatibile con il web. Quindi quello che vedo a monitor, che parentesi monitor dovrebbe essere calibrato, e io ho un monitor calibrato, magari vi parlerò in un video successivo di questo aspetto della calibrazione, almeno sono sicuro che i colori che vedo a monitor poi li vedo anche nel 90% anche nei dispositivi che andrò a utilizzare successivamente, quindi smartphone e altri computer e tablet. Per la questione di stampa è un'altra cosa, perché lo spazio colore nella stampa è diverso dall'sRGB, è il CMYK, e quindi bisognerebbe fare altre valutazioni. Quindi vado a dare ok. Adesso sono sicuro che lo spazio colore è corretto per la pubblicazione ad esempio sul web, e vado a fare salva con nome. Io salvo solitamente in JPEG, si potrebbe salvare anche in PNG, ma salvo in JPEG, e non do assolutamente nessuna compressione e vado a incorporare il profilo che, come vedete qui sotto, è sRGB. Quindi faccio salva. Nella compressione appunto dico compressione con qualità massima, quindi compressione minima, file più grande possibile. Bene, quindi il file è salvato, andiamo a cercarlo nel desktop, eccolo qua. Questa è la fotografia finale che abbiamo ottenuto in formato JPEG, che può essere pubblicata tranquillamente sul web. Ha una risoluzione e uno spazio colore che sono corretti per la pubblicazione sul web. Adesso voglio farvi vedere invece un'altra cosa molto interessante, e lo faccio in questo video, visto che comunque è venuto molto lungo. Vi parlo in questo video anche di un'altra cosa, ovvero la possibilità di andare a generare la cosiddetta luna minerale, ovvero il fatto che, siccome la luna non ha esattamente questi colori, o perlomeno la luna è fatta di materiali che hanno un colore che può essere risaltato, che nelle fotografie comuni questo colore non viene fuori, ma la macchina fotografica, se scattiamo in RAW, ed è per questo che ho fatto tutto questo processo in RAW, riesce a registrare, e quindi si tratta solo di andarli a tirare fuori questi colori attraverso un processo di elaborazione ulteriore che deve essere fatto appunto in Photoshop. Quindi adesso vi faccio vedere come ottenere dei colori sulla superficie lunare, la cosiddetta luna minerale che si vede su alcune fotografie che avrete sicuramente visto su Facebook, e lo faccio però non su questo scatto, su un altro scatto che io ho fatto poche sere dopo di questo, dove la luna era già più piena, che mi è riuscito molto meglio di questo, perché era una serata con un seeing migliore, quindi c'era meno umidità, l'atmosfera era meno turbolenta, c'era meno opacità in cielo, e poi ho anche sviluppato molto meglio di quello che ho fatto qua, sono stato molto più attento, la fotografia l'ho sviluppata molto meglio sia in Astro Surface che in Camera Raw. Ho lasciato indietro appositamente i colori, quindi i colori sono neutri. Adesso vado ad aprire quel file e vi faccio vedere com'è venuto. Stiamo parlando del post Photoshop, eccolo qui, che ho già
elaborato sia con Astro Surface sia con Photoshop e Camera Raw. Ho lasciato indietro appositamente i colori per farvi vedere come elaborare una luna minerale. Ok, quindi qui abbiamo la luna già elaborata con Astro Surface e Camera Raw, però il bilanciamento del bianco, se vedete, è sbagliato perché la luna è abbastanza giallognola. Quindi come si fa? Intanto a bilanciare il bianco e poi a ottenere i colori minerali, diciamo, della luna, quindi quell'azzurognolo e quel rossiccio che soprattutto si vedono in questa zona qua dei mari. Allora, prima di tutto andiamo a duplicare lo sfondo, quindi ci creiamo sempre lo sfondo coppia in modo tale da avere un livello che poi eventualmente distruggessimo tutto, abbiamo un livello di scorta. E questo livello lo vado a trasformare in un oggetto avanzato che mi permetterà di conservare tutta la storia delle lavorazioni che io andrò a fare su questo livello, appunto, e che mi permetterà, questa serie di lavorazioni, di ottenere la luna minerale. Ok, dopo aver duplicato il livello, la prima cosa in assoluto che dovete fare è un bilanciamento del bianco. Se non fate subito il bilanciamento del bianco, poi i colori che cercate di ottenere con la luna minerale saranno completamente falsati. Quindi prima di tutto il bilanciamento del bianco, che abbiamo già visto un po' come si fa nell'esempio precedente. Quindi il bilanciamento del bianco io lo vado a fare con Camera Raw. Quindi su questo livello e dopo aver convertito in oggetto avanzato uso filtro Camera Raw. Mi si apre Camera Raw, vado su colori, vado su contagocce e cerco un'area con un colore abbastanza neutro, quindi un valore di R, G e B intorno ai 130-150. Quindi ad esempio qui siamo a R136, G131 lo vedo là in alto e B120. Ok, vado a cliccarlo. Come vedete la luna ha cambiato aspetto, è già diventata più fredda, più grigia. Ok, vado a salvare. Ovviamente, come abbiamo visto prima, se non vi piace cercate di ripetere più volte il bilanciamento sempre in una zona grigia. Se vedete che tra una zona grigia e l'altra non cambia molto, vuol dire che il bilanciamento è arrivato a convergenza, diciamo. Quindi questo, come vedete, ho cliccato un po' di volte su diverse aree grigie intorno ai 130-140 di RGB, ma non è cambiato niente, quindi do ok. Il bilanciamento adesso è corretto. Il bello di lavorare con l'oggetto avanzato in Photoshop è che qui viene memorizzato tutto quello che andate a fare, quindi vediamo che già è stato memorizzato un filtro Camera Raw che praticamente non è altro che bilanciamento del bianco. Ok, adesso una cosa che vado a fare, molto importante, vado a duplicare un'altra volta lo sfondo, adesso capirete il perché. Questo sfondo lo vado a rinominare e lo chiamo dettaglio, mentre il livello 1 su cui abbiamo già fatto il bilanciamento del bianco lo vado a chiamare colore. Perché questo? Perché adesso le operazioni che andremo a fare per cercare di risaltare i colori della luna minerali mi introdurranno del rumore cromatico. Questo rumore cromatico è veramente deleterio, brutto da vedere. Quindi io devo cercare sia di aumentare i colori alla luna e di tirare fuori la luna minerale e contemporaneamente devo attenuare questo rumore. Però questo cosa succede? Che la luna, dopo aver fatto questi passaggi sul livello che abbiamo appena rinominato in colore, diventerà molto poco nitida, perderà assolutamente di nitidezza. Quindi poi dovremo usare i metodi di fusione di Photoshop per fondere il livello del colore con il livello del dettaglio, ovvero il livello principalmente quello di partenza, quello dove non abbiamo toccato nulla, in sostanza lo sfondo che noi abbiamo duplicato un'altra volta nel livello dettaglio. Ok, quindi in questo livello colore adesso comincio il processo di estrapolazione del colore minerale. Quindi vado su immagine, vado su regolazioni, vividezza, ok, e vado a agire sul cursore vividezza. Il cursore vividezza mi permette di tirar fuori i colori e lo porto al 100%, cioè più 100. Come vedete già si nota è comparso del blu qui e qui comincia a comparire del rosso, semplicemente perché la luna in quelle zone è ricca di titanio, quindi essendo ricca di titanio e ossido di titanio risalta un po' il colore blu di quell'ossido, invece qua è un po' più ricca di ferro e quindi risalta l'ossido di ferro che invece è più rosso. Però
possiamo ottenere ancora qualcosa di più. Adesso non si vede, non si percepisce sicuramente a video, ma andare a aumentare la nitidezza mi aumenta anche il rumore digitale. Quindi vado a fare un'operazione che mi mitiga il rumore digitale cromatico. Notiamo un'altra cosa, abbiamo applicato un altro filtro, cioè siamo andati a applicare un filtro vividezza dal gruppo immagine. Eccolo qua, lo vediamo memorizzato qui. Quindi tutte le operazioni che io vado a fare vengono memorizzate qui. Quindi dopo il bilanciamento c'è una vividezza. Adesso vado invece su filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Il controllo sfocatura cosa fa? Mi va a attenuare il rumore digitale, però al contempo mi va a rendere meno nitida l'immagine. Qui dovete giocare un po' voi, dovete fare delle prove. Io ho messo sempre, metto sempre intorno ai 2-3 pixel di raggio di sfocatura. Vedete con l'anteprima che perdiamo dettaglio. Diamo ok. Ok, dopo questo passaggio ripetiamo un'altra volta la vividezza, quindi immagine, regolazioni, vividezza e portiamo sempre a più 100. Come si vede cominciano a comparire dei dettagli cromatici che prima non si vedevano, però vado al contempo a sfocare ancora l'immagine per ridurre e attenuare il rumore digitale. Quindi vado su filtro, sfocatura, controllo sfocatura, altri 2 di tiraggio, via. Come vedete stiamo perdendo di dettaglio. Adesso potrebbe già andare bene così. Se volete esagerare quei colori, date un'altra volta controllo della regolazione, vividezza e aumentate la vividezza un'altra volta. Però bisogna cercare anche di non esagerare. Io adesso faccio un altro passaggio, ma non lo porto a 100, mi fermo intorno ai 30 di vividezza in più e vado a dare ok. Poi, siccome abbiamo fatto un'altra vividezza, faccio un altro controllo sfocatura, quindi filtro, sfocatura, controllo sfocatura e altri 2 pixel. Bene, ok, se notiamo questo è il livello colore, dove noi abbiamo manipolato il colore, questo invece è il livello dettaglio, ok? Quindi nel livello colore abbiamo tirato sui colori, ma abbiamo perso completamente il dettaglio, ok? Come faccio a recuperare il dettaglio? Semplicemente vado a fondere questi due livelli, il livello colore e il livello dettaglio. Facendo cosa? Mi metto sopra il livello colore, lo seleziono, vado un po' più su con la freccetta, nel metodo di fusione vado a selezionare colore. Se seleziono colore, cosa farà Photoshop? Prenderà i pixel dell'immagine soprastante, quindi del livello colore, ne prenderà solo il colore e lo va ad applicare ai pixel dell'immagine sottostante, che invece è il livello dettaglio, che è il livello dove abbiamo la nitidezza, dove abbiamo la chiarezza dell'immagine. Quindi prendo il colore da una parte e il dettaglio dall'altra e li fondo. Colore. Ecco il risultato. Se vediamo adesso cliccando il livello colore, io potrò vedere sull'occhiolino del livello colore un prima e un dopo. Prima, dopo. Prima, dopo. Quindi vedete sono risaltati i colori blu e rossiccio della luna. Cosa posso fare adesso? Posso risaltare o migliorare ancora di più l'immagine, perché se noto qua sotto è comparso anche del verdognolo, che a me questo non piace, anche qua sopra, più che blu sembra un verde. Quindi cosa posso fare? Posso applicare un altro filtro ancora, stavolta ancora Camera Raw. Col Camera Raw io posso andare a controllare cosa? Posso andare a controllare il mixer colori e se non mi piacciono alcune zone, ad esempio qua sotto io vedo del verde, cosa posso fare? Con il mixer colori posso desaturare completamente il verde, come vedete è sparito. Posso anche spegnerlo di luminosità, quindi o lo porto sul nero a livello di luminosità o lo porto sul bianco. Io lo porto sul bianco di solito. Se voglio risaltare di più invece i blu e i rossi, che poi proprio rosso non è tipo un arancione, posso andare sugli arancioni, saturazione e saturarli un po' di più, ad esempio intorno al 60%, 60 più diciamo. Posso scurirli in modo che si noti di più il colore e poi do un ok.
Ovviamente questa modifica viene fatta sul livello colore, quindi dopo me lo ritrovo con il metodo di fusione colore anche su tutta l'immagine. Io posso vedere un prima e un dopo. Se io spengo il filtro camera raw, io vedrò un prima, ovviamente ci mette del tempo perché comincia a essere il file un po' pesante, e un dopo. Adesso lo applico un'altra volta e se vedete il verde che c'era soprattutto là sotto che a me non piaceva sparisce. Ok, nel momento in cui vedete che l'immagine ottenuta vi piace, ok, chiudiamo qui, quindi uniamo tutti i livelli, unico livello, diciamo che ci piace così. Se mai dovessimo riprendere in mano l'immagine, magari prima di unire tutti i livelli, salviamo l'immagine come Photoshop, quindi file PSD, che può essere ripreso in qualsiasi momento. Quel file lo teniamo là, casomai volessimo riprenderlo. Invece da quel punto in poi potremo unire, dopo aver salvato il file PSD, unire tutti i livelli e cominciare l'elaborazione finale. Quindi, come abbiamo visto, l'immagine, dimensione immagine la scaliamo un po' perché è un po' troppo grande, 1920 x 1080 o via di lì, e poi andiamo a chiudere con il profilo colore, importantissimo. Quindi se lavorate in Adobe RGB 1998, lo ripeto, è lo spazio colore che ha più colori di tutti ed è giusto lavorare nello spazio colore Adobe RGB quando si lavorano con file RAW, ed è file RAW da cui siamo partiti. Andiamo a convertire il profilo, quindi converti in profilo, spazio sorgente Adobe RGB, spazio destinazione sRGB, che è quello per il web. Ok, perfetto. Fatto questo, salva con nome, la mettiamo nel desktop come JPEG, incorporiamo il profilo e la salviamo con la minima compressione possibile, quindi la massima qualità. Bene, andiamo a vedere nel desktop come è venuta. Ecco, questa è la nostra luna minerale di qualche sera dopo, invece, della luna che abbiamo ottenuto prima, che non era minerale, però anche questa, volendo, elaborandola, poteva essere ottenuta come luna minerale. Come vedete, ve l'ho già detto prima, questa è una luna che mi è venuta decisamente meglio di questa, più realistica, sembra quasi di stare lì. Questa qua, insomma, si poteva fare un po' di meglio, soprattutto secondo me con l'elaborazione che abbiamo fatto un po' velocemente in Astro Surface. Bene, anche stasera, dopo questo lunghissimo tutorial, però ce n'era di bisogno di farlo abbastanza lungo, abbiamo finito. In un prossimo video vi parlerò di qualcos'altro, ad esempio di come poter tirare fuori anche dei dettagli molto più elevati, quindi magari fare un po' di zoom sulla nostra luna per vedere i crateri in maniera più dettagliata, utilizzando sempre queste immagini, magari utilizzando le interpolazioni di Photoshop per ottenere degli ingrandimenti che magari simulano quello che si potrebbe ottenere con un vero e proprio telescopio, non con una semplice macchina fotografica come la P1000. Quindi, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!